Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamenti in Giardino. Mi vedete con una maglietta un po' strana perché è una prova di colore, volevo dipingere un'orchidea ma non mi è riuscito l'esperimento, quindi la uso come maglietta da casa o da giardino. Comunque, a parte questo, vi trovo davanti questa ortensia, che è un'ortensia con dei bellissimi fiori blu. Negli ultimi anni i fiori erano diventati di un rosa violetto slavato perché aveva bisogno di ferro questa pianta. Le ortensie con i fiori blu, la macrofilla, è un'ortensia che ha bisogno di essere concimata con un concime apposito che ne fa risaltare poi il colore dei fiori in modo che possano tornare poi di nuovo sul blu. È un'ortensia molto facile da coltivare, vedete che è un grossissimo cespuglio. Io adesso la lascio crescere, la lascio fiorire. Dopo la fioritura, quando i fiori cominceranno un po' ad appassire, andrò a potarla un pochettino, perché in questo modo farò sì che il prossimo anno otterrò di nuovo dei fiori, perché se noi le ortensie le potiamo a livello della terra per tenerle bassissime, ad esempio all'inizio della primavera, ci perdiamo la fioritura, perché l'ortensia, come il Philadelphus ed altre piante che hanno questa caratteristica, come la Spirea valutei ad esempio, fiorisce sui rami dell'anno precedente. Quindi cerchiamo di goderci la fioritura, poi volendo possiamo abbassare un pochettino i rami in modo che la pianta può produrre dei rami nuovi. Questi rami nuovi poi porteranno i fiori poi la prossima primavera. A parte questa ortensia, in questo appuntamento in giardino volevo parlarvi un po' di quello che sta succedendo qua in giardino, perché quest'anno è un disastro, nel senso che praticamente da quando è cominciata la primavera abbiamo avuto forse 1 o 2 volte 2 giorni consecutivi di sole, perché ha praticamente sempre piovuto quasi ogni giorno, e questa pioggia adesso ultimamente ci sono delle giornate un po' soleggiate, tipo oggi è tutto molto bello, però domani mi sembra che danno di nuovo pioggia. Questo che cosa comporta? Comporta una grande umidità sia nel terreno che nell'atmosfera, quindi può comportare delle malattie, ad esempio alle piante delle rose, e soprattutto, almeno qui nel mio giardino e in molti altri giardini, perché ho parlato anche con diverse persone, hanno tutti più o meno lo stesso problema, c'è questa invasione di lumache quest'anno che è qualcosa di incredibile. Io credo, da quando è cominciata la primavera fino a ieri, perché ne ho raccolte ancora ieri da portare poi lontane nel bosco, credo di averne raccolte 700 almeno, 700-800 lumache, nel senso che se andavo ogni giorno a raccogliere le lumache ne trovavo un centinaio, un giorno 50, l'altro giorno 100, mi ricordo di una serata in cui mi sono messo ad osservare una pianta, ho provato a raccogliere tutte le lumache, ne avevo raccolte 75-80 lumache su una pianta sola, molto grande, che poi ho dovuto praticamente tagliare a livello del terreno perché l'avevano rovinata tutta, e quindi adesso la faccio rispuntare in modo che possa poi diventare di nuovo una bella pianta. Non mi ricordo molto bene il nome di quella pianta, comunque è molto desiderata un po' dalle lumache perché vedo che la mangiano molto volentieri. Una pianta con i fiori gialli, somiglia un po' a una margherita, credo che il suo nome sia Euryops, però non sono molto sicuro di questa cosa. Quindi facciamoci un giro nel giardino, così vi faccio vedere che cosa sta succedendo in questa stagione particolarmente difficile, soprattutto anche per l'orto, perché il mio orto veramente, a parte delle taccole, i piselli mangia tutto, non abbiamo raccolto quasi nulla, qualche foglia delle bietole, quelle colorate e quella costa bianca, per il resto si sono mangiato tutte le lumache, e quindi adesso mi trovo veramente, visto che la situazione delle lumache è drammatica perché ce n'è veramente tantissime, mi trovo a scegliere una soluzione forse un po' più decisa. Avevo deciso di non eliminare le lumache nel mio giardino, nel senso di non ucciderle, di allontanarle, e ne ho allontanate, come dicevo, penso un 700-800 fino adesso, però purtroppo continuano a mangiarsi tutto, soprattutto la sera e al mattino presto trovo lumache ovunque, addirittura anche nei bancali dove ci sono le piante d'appartamento che ho portato fuori, le piante carnivore eccetera. Le semine quest'anno avevo seminato di tutto e purtroppo le lumache si sono mangiate quasi tutto, perché anche su un tavolo rialzato in una zona abbastanza secca sono arrivate 4-5 lumache, di notte si sono nascoste, non so dove, e di giorno si sono nascoste, di notte poi hanno panchettato con tutte le semine. Ogni volta che usciva una pianta la trovavo poi decapitata perché mangiavano appunto le foglie di questa povera piantina. Quindi mi trovo a fare una decisione, prendere una decisione per quello che riguarda l'eliminazione delle lumache a questo punto. Non tutte, perché naturalmente è impossibile,
però probabilmente andrò ad utilizzare la birra, questi bicchieri della birra sotterrati con un coperchietto sopra, in modo che non ci piove dentro, e in cui le lumache poi ci finiscono e purtroppo finiscono poi per morire perché annegano nella birra. Però continuerò a raccogliere lumache e portarle nel bosco, ma vicino l'orto, dove ci sono le piante che dobbiamo portarci in tavola, dovrò purtroppo adottare questo metodo, anche se un pochettino cruento. Io in realtà ho ancora della lumachina ed ero tentato ad usarla in qualche punto del giardino perché veramente non ne potevo più di raccogliere lumache, però mi sono detto utilizziamo qualcosa sempre comunque di naturale. Poi è anche vero che dal momento che si allontanano le lumache uno dice non le voglio uccidere, le butto nel bosco, però probabilmente quella è una zona per loro non adatta e poi magari muoiono anche lì. Però cerchiamo sempre di non fare tanto male agli animali, cerchiamo di controllarli. Se il controllo dei nostri animali dannosi, ad esempio del giardino, significa comunque eliminarne una piccola parte pur di raccoglierci una verdura da portare in tavola, ci sta anche questo. L'importante è non entrare in giardino con un serbatoio di sostanze chimiche per distruggere tutto quello che c'è. È normalissimo fare un controllo dei parassiti delle nostre piante e degli animali che si nutrono delle piante di cui dobbiamo nutrirci noi. Ad esempio anche sulle rose, quando abbiamo gli afidi, solitamente andiamo con dei prodotti, quindi è la stessa cosa, non possiamo fare distinzione tra afide e lumaca, sono sempre degli animali. Quindi anche per gli afidi cerchiamo di usare un qualcosa che possa servire, che non sia magari chimico, che sia naturale. Io ho usato il macerato di ortica, dopo il secondo giorno l'ho vaporizzato sulle rose e su alcune piante che avevano gli afidi, ed effettivamente ne ho eliminati molti, qualcuno è ritornato, quindi più avanti farò poi di nuovo un trattamento di questo tipo. L'importante comunque, come dicevo, è non entrare in maniera drastica all'interno di un giardino facendo trattamenti, come dicevo, anche chimici, che non sono molto adatti, soprattutto quando, ad esempio, se si usa la lumachina, abbiamo degli animali che girano nel nostro giardino come gatti, cani o anche bambini, e questo prodotto può essere veramente dannoso. Chiudo qui questo discorso, andiamo in giardino così osserviamo un pochettino di cose e capirete poi di che cosa sto parlando per quello che riguarda il problema delle lumache. Uno degli esempi più evidenti del danno che le lumache fanno alle nostre piante da giardino quando sono in quantità veramente incredibile è questo. Ad esempio potete vedere qui c'è l'ortensia Annabelle, questa è un'ortensia che è stata attaccata poco dalle lumache, non so perché. Le lumache hanno preferito questa e quella che c'è vicino, potete vedere la differenza di crescita. Questa qui praticamente è una pianta messa in terra e della stessa dimensione di questa, nello stesso periodo. Guardate la differenza della distruzione comunque che hanno fatto le lumache, guardate la differenza di crescita. Qui abbiamo una ortensia completamente divorata, le foglie sono ridotte come quando si apre un'ombrella all'incontrario senza la stoffa, con questi ferretti, e le foglie sono ridotte così. Ancora ieri da questa ortensia ho raccolto non so se 15 lumache, non so perché è stata presa di mira, anche questo potrebbe essere un modo per farci ragionare in giardino. Guardate invece questa è stata presa poco d'assalto dalle lumache, probabilmente si sono spostate in questa zona, forse come arrivo da quel prato, e vedete che questa è abbastanza sana, c'è qualche danno, ma così va bene, può anche starci qualche lumaca che continua a mangiarsi qualche foglia, va benissimo, ma 15 lumache, guardate un po' che disastro che hanno fatto su questa e anche su quella. Fortunatamente l'ortensia Annabelle è un'ortensia abbastanza robusta, quindi cerca di tirare avanti come può, arriverà a fare qualche fioritura, ma io quest'anno ad esempio mi aspettavo 4 piante bellissime con questi fiori enormi bianchi e niente, i grandi fiori li faranno quelle e queste qui riusciranno a fiorire un po' come possono, però magari mi stupiranno poi. Questa mi spiace tantissimo, io ancora ieri come dicevo ho raccolto tante lumache e niente, vediamo come procede la sua crescita quest'anno. Quest'anno comunque è andata così, dai, non posso lamentarmi perché ho comunque dei fiori per quello che riguarda l'ortensia Annabelle.
Questo è un altro luogo dove le lumache hanno fatto grandissimi danni. Io qui ho messo dei peperoncini, le piante di peperoncino, e anche qui hanno divorato delle foglie, quella se la sono praticamente mangiata. Perché sono arrivati i peperoncini? In un primo tempo non le hanno considerate come piante, perché qui avevo messo il cavolo cinese, una pianta che a me piace tantissimo perché ha un sapore un po' dolcino e mi piace veramente tanto. Ho detto ne compro una, due, tre, 4, 5, ho comprato 10 piante, 12 piante di cavolo cinese. Guardate la situazione dopo qualche settimana, perché adesso qui è una settimana circa che sono sparite praticamente le piante. Questa sta rimettendo delle foglie, ma io queste qui andrò poi a sostituirle, comprerò nuovamente il cavolo cinese. Qui ho usato di tutto, dai fondi di caffè ai gusci d'uovo, alla perlite. Ho anche messo la perlite per cercare di dare un qualcosa di sabbioso dove le lumache non potessero strisciare, ma non è servito assolutamente nulla perché ce ne sono veramente tantissime. Adesso sono tutte nascoste. Una cosa che dovrò fare magari stasera o uno di questi giorni è chiedere a Giorgio se mi dà una mano a spostare questa enorme pietrone, perché qua sotto ci saranno sicuramente lumache riparate durante il giorno. Quindi quello che io dico sempre, che ho detto anche in un video precedente, è che prima di partire con un'eliminazione, ad esempio delle lumache, con una sostanza chimica, se proprio non ne possiamo più, come la lumachina, dobbiamo sempre capire che cos'è che porta tutte queste lumache nel nostro giardino. Questa pietra, ad esempio, potrebbe essere una delle motivazioni, un luogo di riparo per le lumache, abbastanza grande, quindi qua sotto ce ne saranno sicuramente tantissime. Adesso non la sollevo perché ha un peso eccessivo. Un altro motivo potrebbe essere, ad esempio, questa pianta di cui dimentico sempre di cui continuo a dimenticare sempre il nome, l'erba di San Pietro, se non sbaglio, si chiama così, con questo odore un po' tipo menta, molto buona per le frittate. Ottima direi per le frittate. Ecco, questa qui è una pianta che fa un cespuglio abbastanza fitto, quindi al di sotto si crea una zona d'ombra. Cosa si potrebbe fare? Si potrebbe farla crescere eliminando tutte le foglie alla base, in modo da poter far entrare la luce solare durante il giorno, e in questo modo non si dà alle lumache un luogo dove andare a rifugiarsi. Però io più avanti ho un grossissimo cespuglio di Stachys byzantina, questa pianta dalle foglie grigie che fa un cuscino enorme, e là sotto veramente c'è di tutto, quindi lì potrei utilizzare ad esempio qualche contenitore con la birra, come anche qui ad esempio quando andrò a ricomprare il cavolo cinese, magari tra una fila e l'altra sistemerò 2 bicchieri con la birra per cercare di attirare lì le lumache, altrimenti è veramente la fine. Quest'anno non mangiamo nulla, anche perché il clima qui Piemonte, nella zona occidentale dove sono io, nella Valpellice, quest'anno è terrificante, nel senso che fa veramente, la sera continua a fare freddo, nel senso che ci sono magari 12 gradi, 11 gradi, l'altra sera c'erano 10 gradi e siamo ai primi di giugno, quindi è veramente strano come periodo. Questo fa sì che le piante crescono con un po' di lentezza, e questo fa sì che le lumache hanno tutto il tempo di mangiarsi le foglie più giovani e più tenere, e quindi tutto è incastrato in una maniera un po' particolare. Però a parte questo, qui ho piantato i fagiolini, sono stati attaccati dalle lumache anche loro, però sono riuscito a controllarle e a eliminarle portandole nel bosco, e abbiamo mangiato anche parecchie fragole. Sono contento perché l'anno scorso non abbiamo mangiata neanche una, perché anche lì c'erano un po' di lumache, ma soprattutto anche l'anno scorso aveva fatto molte piogge e quindi alla fine erano ammuffite tutte. Poi io ero infortunato un po' con la caviglia, quindi non avevo l'opportunità di venire giù in giardino, e Giorgio si è arrangiato un po' con il decespugliatore per pulire un pochettino il giardino dall'erba eccetera, però non poteva logicamente occuparsi di tutto. Nonostante il problema delle lumache, comunque mi sono detto: dai Giuseppe, continua a mettere verdure in giardino perché qualcosa si salverà. Io ad esempio qui ho sistemato una pianta di anguria. Questa dovrebbe essere non quelle lì enormi, sono sempre anguriette piccoline, non di quella qualità con grosse angurie, perché sarebbe molto difficile coltivarle visto anche il clima che non è mai particolarmente caldo. Però ho messo delle baby angurie, e questa dovrebbe essere, adesso non mi ricordo più perché l'avevo messa in un luogo riparo dalle lumache, però poi
non mi sono più ricordato che tipo di anguria sia, non vorrei che sia magari anche un melone. Comunque, a parte questo che è un po' incerto, questo e questo sono delle baby angurie, ovvero queste piante di anguria che fanno questi frutti molto piccoli con non tanti semi, in teoria così mi hanno detto, molto dolci. Proviamo, io le ho sistemate qui, ho messo di nuovo i gusci d'uova per vedere se si riesce a allontanare un pochettino le lumache, ma anche qui ho fatto poi una raccolta a mano, perché ad esempio non mi ricordo in quale di queste, forse in questa qui, ce n'erano già 4 stamattina lì appostate, cominciando a divorare un pochettino le foglie. Meno male che non l'hanno fatto di notte, altrimenti stamattina quella pianta non la trovavo più. Anche qui andrò a mettere un bicchiere con la birra, quindi penso che andrò ad acquistare un bel po' di litri di birra quest'anno per cercare di controllare un po' questo attacco massiccio di lumache nel mio giardino. Per proteggere le piante dall'attacco delle lumache, le mie piante di anguria, perché come potete vedere ne ho messa ancora una qui, che cosa ho fatto? Mi sono detto, guardiamo un po' le piante che non sono attaccate dalle lumache. Ho visto che il rafano, questo qui è del rafano, non è particolarmente colpito. Adesso sì, è stato abbastanza danneggiato in precedenza dalle lumache, poi si sono orientato un pochettino verso altri vegetali, non lo so, comunque da qui si sono spostate. Io ogni mattina vengo a controllare qui e non trovo mai tantissime lumache. Così cosa ho fatto? Ho detto, boh, ci metto dentro un'anguria, probabilmente una zona, il rafano ha un gusto forse che le lumache non è che piace tantissimo, quindi si accontentano e magari questa zona qui viene un po' preservata da questo attacco. Ho messo una piantina qui, questo è un melone, dovrebbe essere un melone, e un'altra angurietta qui. Vediamo se quest'anno riuscirò a mangiare qualche anguria oppure lo faranno le lumache. Questa è la situazione dell'orto quest'anno. Primi di giugno avrei già dovuto avere dei bei pomodori già in crescita e invece ne ho qualche pianta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 piante piccoline. Anche loro non riescono a crescere nonostante la serra che fa un po' più di calore. Non riescono a crescere neanche loro perché la notte le temperature scendono abbastanza, quindi è ancora un periodo freddo. Sembra quasi, stamattina c'era un odore nell'aria che ricordava un pochettino l'autunno, un odore proprio di bosco bagnato, infatti ho detto sembra quasi di essere in autunno. Qui ci sono le coste, adesso non mi avvicino con la telecamera, tanto sono piante piccoline, sì, sono un pochettino più belle le coste colorate, queste le abbiamo mangiate già un pochettino. Queste un po' se le sono divorate le lumache, andrò a ricomprarle per la terza volta. In più ho messo dei cetrioli, ho piantato delle cime di rapa anche che avevo seminato, per fortuna le lumache non se le sono mangiate quelle, le ho messe lì a gruppetti proprio perché in modo che se arriva qualche lumaca se ne mangia qualcuna magari riesce a sopravvivere. Qui avevo messo l'insalata ma niente, è sparita nell'arco di 2 giorni. Insalata anche lì, è sparita anche quella nell'arco di 2 giorni, ricomprata di nuovo, divorata. Così ho messo i cavoli di Bruxelles e anche lì uno se lo sono praticamente quasi distrutto, divorato. In più ho sistemato anche dell'aneto, ho messo anche della rucola tra i pomodori e stamattina qui ho già raccolto anche delle lumache. Qui ce ne sono un pochettino meno perché qui annaffio io, non la pioggia, quindi qui il terreno non è mai sempre bagnato e in questo modo, andando a bagnare proprio vicino alla pianta, si evita di lasciare bagnato tutto il terreno e non si dà alle lumache l'opportunità di trovare una superficie adatta per poter strisciare. Quindi qui rimane abbastanza sabbioso e vedo che ci sono molte meno lumache rispetto all'ambiente intorno che viene bagnato quasi ogni giorno da una puntuale pioggia quotidiana che viene a bagnare tutto e che dà l'opportunità alle lumache di trovarsi in un ambiente proprio perfetto e ideale per la loro crescita e sopravvivenza. Qui avevo i ravanelli, alla fine li ho tolti tutti perché erano completamente danneggiati appunto dall'attacco delle lumache e purtroppo i miei cipollotti egiziani non riescono proprio a fare neanche una foglia nuova, sono qui già da 1 mese e mezzo. Non sono riusciti a produrre una sola foglia perché tutte le volte le lumache sono venute a divorare tutto. Per fortuna c'è qualcosa che mi consola, è la crescita dell'Asclepias syriaca, la pianta dei pappagallini, che sta crescendo qui, questa non se la mangiano. Se ne avessi qui in giardino un cespuglio di 1 milione di esemplari, farei pacciamatura con le foglie dell'Asclepias, in modo da tenere lontane le lumache, perché a quanto pare non la
non la considerano proprio, quindi sistemando magari una pacciamatura con quelle foglie si potrebbe dare l'opportunità alle piante di sopravvivere un po' a questo attacco massiccio di lumache. Adesso non ne vedo neanche una perché sono molto furbe, si sono rifugiate tutte sotto cespugli, sotto pietre. Stanotte sicuramente ci sarà di nuovo un'invasione. Per fortuna adesso qui andrò poi a mettere di nuovo un'insalata, vediamo, magari con dei bicchieri di birra nelle vicinanze anche qui, in modo da cercare di fare un minimo di controllo, altrimenti quest'anno proprio zero. L'erba cipollina se la sono anche un po' divorata. Per fortuna ho visto che qua il ribes nero sta cominciando a fare queste bacche che a me piacciono veramente tantissimo. Il ribes nero è un cortisone naturale. I frutti hanno un gusto non dolce, c'è chi non piace assolutamente, invece io adoro questo gusto un po' asprigno, che fa anche bene all'organismo. Potete vedere che quest'anno sto procedendo con tanta difficoltà, per via del tempo, di queste piogge praticamente quasi quotidiane, che continuano a bagnare la terra, quindi presto anche le rose cominceranno poi per via dell'umidità atmosferica a danneggiarsi sulle foglie, quindi anche lì dovrò fare poi, vediamo un po' questo esperimento del latte, che non ho ancora attuato per il semplice fatto che tutti i giorni quasi una pioggia viene a dilavare tutto, quindi se io dovessi spruzzare un qualcosa sulle piante alla fine verrebbe poi dilavato dalla pioggia, quindi speriamo in una settimana, spero, dico anche solo una, di sole continuo, in modo che la terra possa asciugare, possa scaldare molto le pietre, perché sotto ci sono le lumache, quindi avrebbero magari qualcosa che le disturba. Potrebbe essere una buona cosa, un bel po' di calore, un calore che asciuga un po' la terra in modo che non c'è da tagliare l'erba, perché qui l'erba cresce veramente in una velocità incredibile, proprio per via delle continue piogge. E speriamo anche in un calore che sia veramente quello estivo. Continuano a dire che c'è l'ondata di caldo, ma qui nel Piemonte occidentale, almeno qui nella zona della Valpellice dove abito io, questo caldo così infernale io non l'ho ancora sentito. Quindi anche le informazioni per quello che riguarda il Piemonte a volte sono un pochettino strane. Comunque spero prossimamente nell'arrivo proprio di un'estate che sia di quelle che piacciono a me, con temperature molto alte, anche se non le sopporto molto perché io la pressione è sempre bassa, però veramente non se ne può più di questo eterno clima autunnale. Però dai, il giardino riesce sempre a regalarci qualcosa di bello. Io noto sempre che quando ci sono delle cose che non vanno, sia nella mia vita personale o addirittura nel giardino, come sta succedendo in questo periodo, quando vengo giù in giardino in un certo modo vengo sempre consolato da qualcosa. Il giardino riesce a regalare sempre qualche emozione che ci ripaga un pochettino dalle difficoltà, magari della propria vita o magari del proprio lavoro in giardino, che a volte può essere veramente tanto ma tanto faticoso. Una sorpresa stamattina è stata quella di trovare qui, l'avevo piantata l'anno scorso in autunno, poi alla fine è sparito, ho detto è morta all'inizio, proprio all'impianto, e invece no, eccola qui, è una paulonia tomentosa, l'ho piantata qui perché vorrei coltivarla come avevo letto in una rivista quando ero ragazzino, di questo coltivatore inglese che la teneva sempre come pianta pollonante e riusciva ad ottenere delle foglie veramente enormi facendola sembrare una pianta di clima tropicale più che di clima temperato. Questa è una paulonia, cresce veramente tantissimo. Io credo che quando arriveremo all'estate questa pianta sarà alta già qualche metro in più, perché ha una crescita velocissima. L'ho vista stamattina, qui era pieno di queste foglie dei Merocallis, ho visto spuntare queste foglie, mi era sembrata subito una vite. Ho detto è spuntata una vite, poi mi sono ricordato, ho detto qua, ho messo la paulonia ed eccola qui. Spero di riuscire, adesso quest'anno magari non farà queste foglie enormi, quando arriverà l'autunno andrò a fare una ricerca su internet per vedere come coltivarla come pianta pollonante, perché altrimenti diventa un albero veramente altissimo. Quello che ha di buono la paulonia è che è una pianta che assorbe tantissimo, forse più di ogni altra, le sostanze nocive dell'aria, quindi tende ad assorbire tutto ciò che c'è di nocivo nell'aria anche come inquinamento. Quindi è una pianta molto utile, ultimamente sta prendendo tantissimo piede anche per utilizzare il suo legno, sono state fatte già delle piantagioni di paulonia proprio per queste caratteristiche, sia per una caratteristica ambientale, per quello di purificare, che è quella di purificare l'aria, e poi anche quella di poter utilizzare un legno
Abbastanza velocemente, perché la crescita di questa pianta è velocissima, nell'arco di un anno di crescita può anche svilupparsi di qualche metro in altezza, quindi una pianta molto utile, diciamo, all'uomo, sia come materiale da utilizzare e anche per purificare l'aria da tutte le schifezze che noi continuiamo a immettere. Bene, si conclude qui questo appuntamento in giardino, in questo video in cui vi ho fatto vedere un po' le difficoltà che sto riscontrando in questa stagione, molto faticosa per quello che riguarda il giardino. Però potete vedere che un giardino, se mantenuto comunque nel possibile, sempre in buono stato, curando comunque sempre le proprie piante, potete vedere che i risultati ci sono. Una fioritura straordinaria delle rose, che poteva essere ancora più bella se non ci fossero state tutte queste piogge. Anche qui ho eliminato delle fioriture che si sono appesantite e danneggiate. In altre rose la pioggia veramente ci ha dato dentro, però queste qui, le knockout, sono piante rose molto belle, molto facili da coltivare, e potete vedere anche la Graham Thomas, insomma di fioriture ce n'è, quindi il giardino mi ripaga un po' da questa un po' desolazione a volte di quando scendo giù nel giardino e vedo un terreno completamente bagnato. L'altro giorno lì c'era una specie di palude per tutte queste piogge, però riesce sempre a regalarmi qualche emozione e fa sì che questa passione per il giardinaggio vada sempre avanti. Io sono molto appassionato di piante, di giardinaggio, e dipingo anche, l'ho già detto in altri video, ma se dovessi fare una scaletta delle cose che sono assolutamente che hanno una priorità assoluta proprio nella mia vita per quello che riguarda le passioni, devo dire che il giardinaggio è proprio la passione numero uno. Poi dopo arriva la pittura, arriva la fotografia e arriva tutto il resto. Poter stare nel giardino e sentirmi parte di tutto questo è un qualcosa che proprio mi ripaga e mi rende felice, anche se le situazioni magari possono essere un pochettino drammatiche come in questo caso per quello che riguarda le lumache, le piogge e il clima, ma dai, andiamo avanti e cerchiamo di godere sempre della bellezza nel nostro giardino, sia nel bene che nel male. Ciao a tutti e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao a tutti e grazie.